come Angie pulisce la sua V4, la sua V4 e tutte le altre moto che ho avuto. Ovviamente questo video non ha la presunzione di dirvi cosa è giusto fare, perché io stesso ho guardato tanti video anche in passato anche su questo argomento, però insomma per un motivo in più per starvi un po' vicino, farvi vedere non soltanto test di moto ma anche video un po' diversi dal solito, video anche nel quotidiano, giusto così. Lo devo fare veloce perché ho il gelato dietro che devo portarlo a casa, quindi allora vi faccio un po' vedere che cosa uso come principali prodotti. Non è detto, non ho sempre fatto così. Adesso switch la cam, veramente un video proprio così veloce. Questo che è l'acqua zero di Arexon, che lo uso con qua vedete degli stracci sporchi anche lì, e qua invece ne vedete uno molto pulito. Quello molto pulito lo uso per il parabrezza e pochissime altre parti. E il display lo passo con quello e con il detergente vetri, questo qua. La catena, uso sempre questo chain spray, mi trovo molto bene, da una vita che lo uso, ma principalmente utilizzo il VD. Il mio concetto è questo: quando vado a bassa velocità, quindi tipo in città, ma non è che lo faccio apposta, è proprio da sempre faccio così. Se faccio giri brevi uso quasi sempre solo il VD e la mia catena non è mai così tanto pulita. Adesso io avrei voluto fare nei giorni scorsi il video perché ho passato un pochino con degli straccetti, anche per dirvi le boccole, dei dischi flottanti che erano sporche, anche le pinze. Ecco, pinza e boccola invece le faccio quasi sempre, che non l'ho mai usato, l'ho preso da poco, con questo pulitore freni moto. Veramente fa tanto, pulisce veramente tanto. Mi è stato un po' sconsigliato perché può andare con lo sporco a impastare le pastiglie e quindi cerco di usarlo con parsimonia. I cerchi che sembrano perfetti, non sono perfetti, però anche questi con straccio e VD. Le superfici qua sono porose, sono un po' un casino, ragazzi. Poi voi nei box commenti scrivetemi pure come fate voi, perché non vi sto dicendo che questo è il modo migliore, vi sto dicendo che questo è il modo che utilizzo io un po' da sempre. Vi starete chiedendo se lavo con acqua, ma principalmente d'estate, quando sono in montagna a casa mia. Non mi piace usare le lance, le ho usate, ma le moto chiaramente non soffre più di tanto, basta starci a distanza e arriva acqua per lo più nebulizzata. Adesso voi vi starete chiedendo come fa la mia moto a essere sempre così lucida, e lo è anche al tatto. È il prodotto che più adoro, anche perché è profumato. Sì, sono un po' feticista. Vi faccio vedere che prodotto è, l'avete già visto prima. È questo spray lucidante al silicone VD. Io lo sparo praticamente dappertutto, io lo adoro, è veramente, secondo me, eccezionale. C'è sia su queste parti qua, metalliche, verniciate, sulle plastiche. Guardate le plastiche come le rende, sembra uscita ieri dalla catena di montaggio praticamente. Guardate che bell'effetto che fa, io adoro quello spray. Come dicevo, appunto, l'acqua e la lancia io le ho usate ma proprio pochissimo. Le uso proprio quando magari non ho tempo o se becco del sale, se la moto è particolarmente sporca. Ecco, anche i collettori, io passo anche i collettori, questi qua semplicemente 3-4 volte l'anno con il Sidol. Però adesso io invece quando sono in città così ci do semplicemente il VD. Poi quando accendete prende una bella calda, fa un bel fumo e guardate comunque come sono. Io ho visto una Pikes Peak tenuta male di un anno in vendita usata, non aveva i collettori così. La mia ha 3 anni, tra 3 settimane compierà 3 anni. Poi io sparo il VD qua, dove ci sono le guarnizioni, lo sparo ovviamente qui, lo sparo un po' dappertutto, devo dirvi la verità. Qua è sporca, ma qua io non ci vado con lance, niente, bisognerebbe smontare qua per pulire le parti di in mezzo. Qua si vede, io perché poi sparo anche il VD lì
e quindi praticamente poi tira sullo sporco ed è un casino, non si riesce. Come vi dicevo, la catena non è favolosa, la mia catena, però vedete com'è. Sì, sembra magari dal video, sembra perfetta, ma non è perfetta. Ho provato a fare anche le viti col pulitore freni, sono venute parzialmente, ma queste erano veramente ricoperte di morchia, è veramente un casino. Poi prossimamente, perché ve l'ho detto, l'ho preso da poco, poi sicuramente prossimamente verrà anche meglio. La catena è da tanto che non la passo proprio con il panno, con la carta, anzi faccio la carta così usa e getta, carta VD e poi al centro lo spray. Però ovviamente avere il cavalletto centrale facilita. A me l'importante comunque per me è che sia lubrificata, poi se è lubrificata con VD o comunque crema, comunque è con il castrol, comunque rimane, è assolutamente grassa la catena, quindi va bene. Comunque 20.000 km me l'ha misurata ed è ancora perfettamente in tolleranza, quindi non è prevista nessuna sostituzione. Col V2 sarebbe stato un altro discorso, V4 chiaramente è un'erogazione completamente diversa. Quindi per me l'elemento essenziale è lo spray, quel VD che vi ho fatto vedere. Il parabrezza, il cupolino, non si vede assolutamente dal video, sembra perfetto. Perfetto non è dei micro grafici sono comunque. Avete visto qua dove tengo il materiale, ci sono delle pelli di daino che come vedete sono praticamente intosse, anche grazie perché mia moglie me le pulisce poi, me le lava. Però le uso, come detto, o se ci sono dei moscerini prendo l'acqua che me la tengo sempre qua, la butto con la pelle di daino umida, la lascio sopra al cupolino e poi ci do una passata. Oppure le poche volte, come vi ho detto, aspetta che vi faccio rivedere, poche volte che utilizzo la lancia o in montagna l'acqua diretta sulla moto, il mio segreto, il mio trucco per non aver mai avuto problemi è comunque simulare la pioggia. Davanti nessun problema e poi tutte le altre parti l'acqua la fate andare, mai, io non la sparo mai qua ci sono i connettori, i cablaggi, la faccio andare sempre come se piovesse, dall'alto verso il basso. Io non ho mai avuto problemi né con questa né con altre decine di moto, quindi direi che così sbagliato non deve essere. Non vado sui connettori chiaramente, però comunque le moto sono IP, non è che non hanno un grado di protezione, perché pensiamo se appunto prendiamo per ora un acquazzone, ovviamente devono non spegnersi e non andare in corto. Niente, era un video così che ho voluto fare improvvisato, devo andare perché veramente il gelato si scioglie se no. Secondo me è un buon metodo, fatemi sapere nei commenti come invece le lavate voi. Poi a me sinceramente piace anche perderci del tempo, mi rilassa, mi metto delle volte anche la musica con le cuffie e lo trovo divertente, è una cosa rilassante quando si ha un po' di tempo libero. Magari anche poche volte, ma poche volte con tanta frequenza, bastano magari 15-20 minuti, ve la tenete comunque abbastanza in ordine. E poi comunque può servire per notare alcune cose, mi serve per esempio per controllare, vi faccio vedere, controllo gomme. Io per tanto tempo me la sono menata andando a elemosinare dai gommisti, io ho comprato questo con cui mi trovo benissimo, la ricarica dura abbastanza, è elettronico, voi lo accendete, impostate la pressione. Adesso ho gonfiato la bicicletta e niente, ve lo potete portare anche in vacanza. Vabbè, qua ci sono gli attrezzi, è veramente comodo e se l'ho preso su Amazon, ragazzi, non sarà niente di professionale, ma piuttosto che non avere niente. E quindi niente, ragazzi, volevo giusto far vedere un po' queste cose che magari a qualcuno interessano, non lo so, vi ripeto, ci sono decine e decine di video, ho detto faccio anche io il mio, così vedete anche voi come tengo pulite le mie bimbe, dico le perché parlavo anche di quelle altre che avete visto sul canale. Se mi avete visto per la prima volta andate a vedervi altri miei video di recensioni
e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Alla prossima, ciao ragazzi!